Ciao, in questo video vedremo questa pinzetta che non è altro che un prova componenti molto comoda perché posso andare sul circuito e provare componenti SMD principalmente perché avendo le due pinzette affiancate posso andare sui due terminali del componente, ma anche componenti tradizionali quali resistenze e anche i condensatori magari dal di sotto. È il classico ponte LCR. L sta per induttanza, C condensatore, R per resistenza, e in più gli hanno aggiunto altre cose, quindi non è solo ponte LCR, ma può provare i diodi, può provare tensioni fino a 30 volt, e in più ha due funzioni che gli LCR emitter non hanno, che è uno sweep e un modo sort, che poi andremo a vedere. Lo strumento è anche dotato di queste pinzette per fare la misura a 4 fili, si chiamano pinze Kelvin, perché lo strumento permette di staccare in questo modo la pinzetta ed inserire il connettore così. Queste pinzette qui si chiamano anche tweezer, è il secondo modello che fa l'avvenirsi ed è il modello ST2. Andiamo a vederlo in pratica. Qui vediamo tutto ciò che c'è nella scatola. La scatola è questa. Sul lato ci fa vedere come cambiare le punte, che poi vedremo. Qui abbiamo alcune informazioni di prodotto. Questo è il suo contenitore per il trasporto, i sacchetti d'imballo che ho già tolto. L'imballo è sagomato in modo che la pinza non si muova nel trasporto e qui si infilano tutti gli accessori in questo modo qui. Questo è il cavetto e le altre cose che poi vedremo. All'interno abbiamo la pinzetta, degli accessori per la misura 4 fili che andremo a vedere, il cavetto di ricarica USB-C perché all'interno ha una batteria ricaricabile al litio, il manualetto, certificato di collaudo, delle resistenze di precisione per fare la lettura. Non le userei io per fare la calibrazione perché dentro c'è anche un sistema per calibrarlo, ma per calibrarlo io userei resistenze più precise. Queste qui penso che siano resistenze all'1%, non adatte a fare una calibrazione. Poi abbiamo le punte di ricambio che però sono diverse da quelle montate, perché quelle montate sono diritte. Abbiamo la possibilità di montare quelle curve che in alcuni casi possono essere più comode. Poi abbiamo questo pezzettino metallico con del biadesivo dentro che possiamo incollarlo da qualche parte per appenderlo, perché qui dentro c'è un magnete e possiamo appenderlo anche a qualsiasi oggetto metallico che abbiamo in laboratorio. Vediamo le caratteristiche, il manuale è in cinese più inglese, le specifiche sono queste per i condensatori, metti pure in pausa il video per leggerle bene, questo per le induttanze, resistenze, misura del diodo e tensione. Durata della batteria circa 3 ore, ha un display a colori da 1,47 pollici. Funziona da 0 a 50 gradi, quindi sotto 0 potrebbe non funzionare bene. Temperatura di stoccaggio da meno 20 a più 60. Poi ci sono le informazioni d'uso che ti farò vedere. Vediamo come cambiare le punte di misura, è semplicissimo, basta svitare questa vitina, si toglie questa copertura, c'è un'altra vite, prendiamo l'altra punta e la vitiamo in questo modo. Prima si mette la prima vite, poi la protezione e la seconda vite. Assicuriamoci che le viti siano strette perfettamente. Mi sarebbe piaciuto smontarlo, però è assemblato a scatto e non voglio rovinarlo. Non c'è nessuna vite ed è proprio dentro a pressione in modo incredibile, quindi non voglio rovinarlo. Tolgo la pellicola di protezione. Come hai visto, la punta si può togliere. Hanno usato uno spinotto USB e sfruttano i 4 connettori appunto per collegare queste pinzette che si chiamano pinzette Kelvin, perché la misura viene fatta a 4 fili, si dice,
anziché farla a 2 fili solo, viene fatta a 4 fili, quindi è molto più precisa, perché su 2 fili che dovrebbero essere rosso-nero viene mandata la tensione e sugli altri 2 viene fatta la misura, quindi la misura viene fatta qui in punta. Se l'hanno fatta bene, se hanno isolato qui sulla molla i terminali, in pratica la molla non deve mettere in contatto le 2 parti, perché il contatto deve farlo qui in punta dove c'è il componente, perché se lo fa la molla si vanifica la misura dei 2 fili. Sì, c'è l'isolante anche qui, c'è l'isolante qui che non si vedeva e c'è l'isolante anche qui. È corretta la costruzione della pinza. Questo è il tasto accensione, bisogna premerlo finché si accende. Il menu principale è composto da 5 funzioni, il display non è touch, abbiamo questo joystick che si può spostare a destra o a sinistra per selezionare. Una volta selezionato quello che vogliamo fare, premiamo per entrare. Vediamo prima i setting, la lingua, adesso io l'ho già acceso una volta, però alla prima accensione si accende in questa modalità qui, dove dobbiamo confermare la lingua e dare invio. Quindi abbiamo la lingua, questo qui è il tempo di rilevamento, di campionamento, quindi lento o veloce, adesso su lento, quindi sarà più preciso. La pagina principale quale deve essere? Se uso sempre l'RCR potrei metterlo su RCR in maniera che si accende sull'RCR. Posso scegliere RCR, sweep, che poi lo vedremo, una funzione molto interessante che fa lo sweep di tutte le frequenze, filter, voltage, main page. L'ho imposto su LCR e torno indietro con questo tasto e l'ha memorizzato. Poi abbiamo l'orientation, quindi l'orientamento del display, perché il display può essere forzato destro o sinistro automatico. Cosa vuol dire? Che posso usarlo anche come mancino e lui si orienta nell'altro modo. Lo lascio su auto, poi vado avanti. Luminosità, anche qui vediamo per la camera cos'è meglio, mettiamo un 60%, poi torno indietro così. Il volume del bip lascio 100%. Auto power off adesso è spento, se non lui in automatico si può spegnere dopo 5, 15 o 30 minuti. Calibrazione, io consiglio di non farla perché dovrebbe essere già calibrata, anche perché dobbiamo avere i valori di calibrazione. Se io entro nel menu, infatti mi chiede i vari valori precisi per fare la calibrazione. Questi sono tutti i valori che bisogna avere. 10 volt, esco, non calibro nulla perché lo strumento è già calibrato. Questo qui è la versione del firmware, ho visto sul sito che questa è già l'ultima versione. Per entrare nel modo di aggiornamento del firmware dobbiamo accenderlo, adesso lo spengo, tenendo premuto il tasto superiore viene fuori firmware upgrade, dobbiamo collegare l'USB e viene visto come una chiavetta USB dove ci dobbiamo copiare il file preso dal sito. Riaccendo. Adesso è andato nel modo LCR perché l'ho configurato io che all'accensione vada nel modo LCR. E poi l'ultimo menu è il Factory Reset, che si può cancellare tutto ai dati di fabbrica. Vediamo come prima cosa la tensione, perché lui oltre a essere un ponte LCR può misurare tensione fino a 30 volt. Confermo col tasto superiore, mi può misurare quindi da meno 30 a più 30, indicandomi il minimo e il massimo valore misurato. Prendo il mio solito reference di precisione, lo accendo, andiamo a misurare, lo faccio ruotare, 4,98, 5 volte, perfetto. Qui mi misura il valore massimo, ho misurato 4,99, andiamo avanti, quindi alzo la tensione, 7,48, 9,99. Ha inoltre il tasto Hold per memorizzare la lettura, basta premere il tasto accensione una volta, viene fuori la H e memorizza la lettura, premendo un'altra volta va via. Per cancellare il minimo massimo basta premere quel tasto qui. Vediamo adesso il ponte LCR vero e proprio. Tengo premuto quel tasto qui e vado su LCR, lo confermo. Qui abbiamo auto che posso cambiare in R, c'è anche il simbolino, quindi resistenza, condensatore, induttanza, diodo.
perché in più misura anche i diodi. Non tutti i ponti LCR possono misurare i diodi, questo lo può fare. E auto, vediamo la basettina che ci hanno dato. Questa pinzetta è molto comoda per misurare appunto sul circuito stampato i componenti SMD in questo modo. Infatti questa è una 10 kg. Adesso loro ci hanno fatto delle piazzole dorate per facilitarci nel contatto. Questa qui è una 0 ohm che misura 9 milliohm. I valori bassi andrebbero appunto misurati con la misura a 4 fili. Abbiamo auto, quindi è meglio andare sulla resistenza in questo caso. Poi se premo il pulsante superiore posso andare a cambiare la frequenza di misura. Ad esempio su valori bassi di resistenza basterebbe fare anche una misura a 100 Hz. La frequenza più che altro serve quando si fanno misure su condensatori e induttanze. Posso cambiare anche la tensione di misura da 0,1 volt, 0,3, 0,6 e 1. Il default è 0,6. Quindi premendo quello in alto cambio i 3 menu superiori. Per cambiare questi due sotto, che sono altre due misure, mi sta misurando in questo qua in basso a destra l'induttanza e questo qui è il Q, che è il fattore di bontà, il fattore di merito. Per cambiarli devo tenere premuto il joystickino superiore fino a che mi cambia. Questa è l'impedenza, in caso della resistenza l'impedenza è uguale alla resistenza. Posso mettere ancora resistenza e anche condensatore. Sulla destra posso cambiare da Q, giro sulla destra, questo qui è il θ, quindi l'angolo di fase, utile per induttanze e condensatori, la X, che è la rettanza capacitiva induttiva, e il D, che è il fattore di dissipazione. Tutti valori che su una resistenza non hanno molto senso. Andiamo a vedere gli altri valori di resistenza, quindi guardiamo solo il display grande. Quindi questa è la resistenza da 1 ohm, facciamo ruotare il display, eccolo qui, 10 ohm, 100 ohm, adesso ricordiamoci che su slow come velocità di misura 1000 ohm, 10 kilo, 100 kilo, 1 mega ohm e 10 mega ohm. Adesso io volevo usare la basettina che ho fatto io, che poi ti farò vedere in un video specifico dove ho appuntato tutti i valori di resistenza, di capacità, di induttanza, i diodi, ci sono dei transistor, un trimmer e poi c'è un mini generatore di funzioni che non serve per testare questo punto RCR. Come ti dicevo è molto comodo per testare gli SMD perché basta andare proprio a cavallo dell'SMD, del componente e riusciamo a fare la misura. Andiamo a vedere se le misure sono corrette. Queste riportate col pennarello sono misure fatte con un multimetro di precisione. Questa è una resistenza da 1 ohm, segna un po' meno, quindi è leggermente starato perché dovrebbe segnare qualcosa in più che la resistenza dei puntali. Se io unisco mi segna 0, quindi è già zerato per questi puntali. Ok, quindi mi aspetto che anche, dopo lo vediamo, cambiando i puntali, mettendo i Kelvin, cambierà poco perché è già zerato per queste pinze. 10 ohm. Dovrebbe essere 9,99, 9,96, 100 ohm, 100,1, 100,2 mi misura, questa è 999 ohm, questa diciamo è perfetta, 10 kilo, 10,01, questa è perfetta, 99,6 kilo, perfetta, 998 kilo, ci siamo, perfetta. Questa è 10,02, 10 mega,02. Questa è un po' scarsina. E misuro i condensatori. Anche qui ho dei condensatori di riferimento. Questo è 98 picofarad. Qui è importante la frequenza e quello che leggiamo sotto. Questo qui è 98 pf, mi misura 82. Proviamo a cambiare la frequenza di misura. 120 Hz, 85, 94 a 1 kHz, 95 a 10 kHz, 94 a 100 kHz. Queste sono state misurate a 1 kHz, quindi 95 pf, 98, quindi va bene. Questa misura andrebbe fatta con le pinzette Kelvin. 913 dovrebbe essere 1 nanofarad, 10 nanofarad è leggermente scarso, 96 nanofarad
94,5, siamo vicini. Questo è 0,96 microfarad, ne segna 91. Questo è un 6,84 microfarad, 6,2 microfarad. Vediamo le induttanze, quindi sposto su L. Questa è 1,4 microhenry, proviamo a cambiare la frequenza, ok, 1,1 microhenry. Questa è 9,9, misura 10, 111, misura 114, 1 millihenry, perfetto. Poi abbiamo i diodi, qui ho l'1N4148, mi segna dov'è il catodo, quindi se io lo giro, adesso il catodo in su, giro tutto, il catodo adesso me lo segna in giù. Questo è un 1N4007, 0,5, questo è un diodo veloce, 0,2, perfetto. E poi ritorniamo su auto. Mettiamo la misura a 4 fili e andiamo a vedere il condensatore, quello di piccolo valore, che così ci misura, ritorniamo a vederlo, 95 pf, (96,2), quindi si avvicina ancora di più al valore reale. Questo è molto comodo per andare su componenti SMD, resistenze grosse di basso valore e così via. Ne prendo una, questo qui ad esempio è 0,33 ohm, quindi qui vado o su auto o meglio ancora su R, so che è una resistenza, è inutile che lo lascio su auto, 332 milliohm, quindi è perfettamente nelle specifiche, quindi molto comodo per provare valori bassi. Vediamo se abbiamo la stessa misura, se riesco a allargarlo senza romperlo. 300, adesso è girato, 330 milliohm. Andiamo a vedere gli altri menu, quindi esco e vado avanti. Ho questo scan, questo è molto comodo, mi piace tantissimo questo menu perché mi fa la scansione del valore a tutte le frequenze. Quindi se vado su un condensatore o un'induttanza, ad esempio un'induttanza, vedo alle varie frequenze come cambia il valore. Questa qui è un'induttanza da 9,9 microhenry, vedo come si comporta. LS sta per misura serie, LP per misura in parallelo. Questa è un'induttanza da 111 millihenry, vedi che a 100 Hz sono 248, 185 sale, a 1 kHz 113, a 10 kHz 111. Se fa la misura in parallelo, quindi lo strumento dentro si configura nel modo parallelo, le misure cambiano. Quindi abbiamo sotto mano tutti i valori con il Q, che è il fattore di merito. Questo lo possiamo fare per le induttanze, condensatori. Andiamo a prendere un condensatore, ad esempio da 10 nanofarad. Posso andare a cambiare la tensione di misura, volendo. Come cambia? Lo dovrei vedere meglio su un condensatore di più grossa capacità. Questo qui è il 6,8 microfarad. Sto aggiornando i valori, vedi come cambia al cambiare dalla frequenza. Posso farlo per le resistenze, che ha poco senso, quindi induttanze e condensatori. Ritorno sul menu principale. Ho questa bilancia che è un'altra funzione molto comoda. Quando ho tanti componenti da far passare devo essere sicuro che il valore sia uguale. Andiamo a vederlo. Posso farlo per le resistenze, per i condensatori, per le induttanze. Facciamolo per le resistenze. Qui in basso devo mettere il valore nominale. Per farlo tengo premuto, qui imposto la resistenza e di qua la tolleranza. La nostra resistenza è 100 ohm, quindi lasciamo pure 100 ohm con tolleranza al 5%. Posso cambiare anche la frequenza di misura. Dopo qui ho due contatori, il contatore dei buoni in verde e il contatore dei falliti. Se ho tante resistenze da 100 ohm da controllare, ad esempio ho delle bobine, delle rolle e devo verificarle, io vado sui valori, count 1 pass, vedi? Adesso rifaccio la 100 ohm, 2 pass, adesso ne metto una sbagliata da 1 kilo, mi ha contato 1 sbagliato,
quindi possiamo far passare tutti i componenti e sapere quanti sono quelli corretti e quelli sbagliati. Funzione molto utile secondo me, che non è presente sugli LCR normali. Quindi queste sono tutte le funzioni di questa splendida pinzetta portatile, molto utile sia in laboratorio che in giro per misurare correttamente i valori resistivi induttivi. Una cosa che non abbiamo visto è un condensatore di grossa capacità per vedere come si comporta. Questo è un condensatore da 6800 microfarad, uso le pinzette che sono più comode per fare queste misure. Qui bisognerebbe tenere il rosso sul più e il nero, che è dove c'è collegato il filo nero, sul meno. Adesso sono su misura di resistenza, condensatore, però questa qui è la funzione scan, 7 millifarad, lo misura immediatamente, dobbiamo toglierlo, è pressoché immediato, perfetto. Sarebbe meglio alzare un po' la tensione di misura, quindi 1 volt. La frequenza dipende da dove andiamo a usare il condensatore. Di solito i condensatori così grossi sono di filtro sull'alimentazione, quindi 120 Hz va bene, perché se lo alziamo probabilmente la capacità si abbassa tantissimo. A 10 kHz addirittura non riesce a fare la misura, perché non è un condensatore adatto a lavorare a queste frequenze. Qui abbiamo il Q, per cambiarlo devo tenere premuto, il fattore di fase che dovrebbe essere 90, questo qui non è un condensatore a basso SR, questa qui è la reattanza capacitiva 24 milliohm a 1 kHz, se cambia la frequenza vedi che cambia la reattanza, 100 Hz è 237 milliohm, a 1 kHz diventa 24 milliohm, a 10 kHz diventa 1 milliohm, a 100 kHz da un po' i numeri. Poi tenendo premuto il fattore di merito, il fattore di merito più è basso più il condensatore è buono, il Q più è alto e più il condensatore è buono. Nella funzione prova diodi abbiamo anche il prova continuità con il bip e qui ci misura il valore. Ad esempio se andiamo su una resistenza da 10 ohm suona e ci segna 9,9 ohm. Vediamo con questo potenziometro qual è la soglia. Adesso sono 45 ohm, quindi a 50 ohm smette di fare bip. Ottimo. Poi un'altra funzione che c'è sulle portate RCL è questa, bisogna tenere premuto una volta questo pulsante e si possono vedere i valori di misura in serie e parallelo, che sono due modi per fare la misura. Questo c'è sia su R che C e anche L. Vediamo nel modo diodo che tensione abbiamo sui puntali. Praticamente non c'è nulla. Quindi la misura non viene fatta in tensione. Vedete, la tensione è questa, 0,6 volt, che non possiamo nemmeno cambiare. Vediamo se riesce a accendere un LED. No, infatti non riesce a accendere neanche il LED. Quindi nel modo prova diodi possiamo provare il diodo e provare la continuità con la tensione di 0,6 volt. Per la ricarica USB basta che usiamo un caricatore per un telefono cellulare e come sugli smartphone vediamo il simbolino della batteria che va su e giù a indicarci che sta caricando. Se spengo rimane fuori il simbolino della batteria e quando è carica rimangono fissi i 3 trattini. Come avrai notato che nella misura dei condensatori manca il parametro ESR, ma lo possiamo calcolare o tramite il Q o tramite il D. Basta calcolare l'XC, che è la reattanza capacitiva. L'XC si calcola omega per il valore del condensatore, ovvero 2πf per C per il condensatore. L'XC si calcola 1 diviso omega per C, ovvero 2πf per C. Quando hai l'XC, l'SR si calcola XC per D, oppure XC fratto Q. Spero quindi che la prova ti sia stata utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!